Un saluto a tutti voi, bentornati sul mio canale. Oggi parliamo dell'aggiornamento 1.26, l'aggiornamento di novembre di Gran Turismo 7. Finalmente un aggiornamento che non stravolge la fisica di gioco e sembra non aver toccato i punti prestazione, ma sono state introdotte finalmente cose necessarie per poter andare avanti col gioco, cose che mancavano. Adesso le vedremo insieme, come al solito lo aprirò insieme a voi. Iniziamo subito a parlare delle auto, il primo punto dell'aggiornamento del gioco. 4 nuove auto inserite, finalmente auto degne di essere chiamate auto. Abbiamo la BMW M2 Competition, vediamo se sta nel concessionario del nuovo, ma credo proprio di sì. Eccola qua. Gran bel mezzo, gran bella macchina. E questa in versione blu la compriamo subito. Questa è un'auto da portare a Tokyo. Due delle 4 nuove auto le troviamo nel concessionario delle auto usate. Vediamo se sono già disponibili. Sì, eccole qua. La Sierra RS 500 Cosworth dell'87, una macchina storica per chi l'ha vissuta. La Nissan Silvia S14, anche questa è un'altra macchina molto importante nella storia delle auto. Anche queste le compriamo tutte e due. Se guardate bene, salto già al punto 4 dell'aggiornamento, qui nel concessionario dell'usato è stato inserito servizio di valutazione auto. Finalmente possiamo vendere le macchine. Andiamo subito a vederlo. Ecco, quindi vediamo come le valutazioni cambiano ogni giorno e ovviamente dipendono da chilometraggio, elaborazione e andamento del mercato. Questa è una cosa molto importante, i prezzi non rimangono fissi. Questa ad esempio è un'auto che non ho comprato, l'ho vinta come premio e possiamo venderla a 610.000 crediti. Addirittura ci dà il grafico del valore nel corso di 2 settimane, quindi se vogliamo vendere qualche macchina importante potremmo vedere l'andamento di mercato e cercare il momento migliore per venderla. Quando ne abbiamo più di una, mette il numero delle auto che abbiamo dello stesso modello qui nel pallino blu. Possiamo gestire anche l'ordine di come vengono messe le macchine. Valutazione, ordine decrescente. Quindi questa Jaguar è la macchina che ho che vale di più come usato. Sarei curioso di sapere come calcolano il valore di mercato, l'andamento del valore di mercato. La quarta auto la troviamo qui sopra nel banner dei 25 anni dell'anniversario. Non è nient'altro che una Gran Turismo Red Bull X 2019 25esimo anniversario. Eccola qua. Questa potete prenderla tra il 24 novembre e il 3 gennaio, quindi la macchina sparirà se non la prendete adesso. Queste due gare comparse sono le finali mondiali che faranno i campioni di Gran Turismo. Possiamo farle questa volta anche noi. Il premio per arrivare in prima posizione sarà 1 milione di crediti. Vedete che dalla quinta posizione sarà 500.000 crediti, dalla decima 300.000 crediti.
Secondo punto dell'aggiornamento è stato aggiunto un nuovo tracciato, ovvero il Michelin Raceway Road Atlanta. Un tracciato che presenta 3 nuove gare. Le gare totali nuove sono 5, vediamo poi le altre 2. E purtroppo, come vedo da subito, non ce n'è una che sostituirà Tokyo, Le Mans o Sardegna. Continueremo a farmare sempre su quelli, perché questa ha 320.000 crediti, 30 minuti, quindi non è neanche lontanamente paragonabile alle solite 3 gare. Comunque, una gara gruppo 1, 950 punti prestazione, utilizzabile tutte le mescole. Credo che forse pioverà in questa gara. Quest'altra 700 punti prestazione, solo auto turbo. Questa è bella. Le altre 2 gare aggiunte, una è sempre in America, il circuito di Willow Springs. Ed eccola qui, un'altra gara di auto storiche. Invece l'ultima in Europa, circuito Brands Hatch, gara veloce da 3 giri, FR 550 punti prestazione. Quindi confermo che dobbiamo continuare a correre per farmare sempre sugli stessi circuiti. Il quarto punto, nel concessionario del nuovo, se andiamo in Europa, nazione Francia, è stato aggiunto il museo dedicato all'ADS. Il quinto punto è quello che già abbiamo visto della vendita delle auto usate. Se non lo vedete, se non vi è comparso, è perché non avete ancora completato la sfida del menu 39. Quindi è necessario che voi abbiate completato questa sfida del menu per poter vendere le auto usate. Al sesto punto troviamo 2 nuovi menu extra nel caffè. Vediamoli insieme. Menu extra numero 12 Renault, già l'ho completato. Biglietto roulette 6 stelle, vediamo che cosa ci dà. Che macchina, ragazzi. Menu extra 13 Nissan Skyline GTR, anche questo completato. Ho finalmente un motore, non ne vedo uno da non ho idea quale patch. Speriamo che me ne dà uno degli ultimi modelli. Apriamo subito i biglietti così vi fate un'idea dei premi che possono venire fuori. Uno sicuramente sarà il motore. E questo mi darà i freni. No. Un premione a 6 stelle. Bene, sempre uno dei vecchi swap. Già ne avevo, questo è il quarto che ho aggiunto. Il punto 7 dell'aggiornamento sono le nuove gare che abbiamo già visto. Al punto 8 troviamo come sempre un'aggiunta alle località Scapes. Eccole qui, luminarie e il circuito di Road Atlanta. Al punto 9 troviamo in GT Auto
un'aggiunta di 23 nuovi colori di vernice, sotto verniciatura auto reale, vediamo se ce li dà evidenziati in qualche modo. Non mi sembra. Va bene, in mezzo a questa migliaia di colori ce ne sono 23 nuovi. Al punto 10 troviamo una funzionalità che aspettiamo veramente da tanto tempo, che chi frequenta la parte online di Gran Turismo 7 e fa le lobby con gli amici o comunque partecipa alle lobby, quello che mancava era la qualifica. Finalmente è stata aggiunta unitamente alla partenza dalla griglia. Al punto 11 dell'aggiornamento troviamo una novità in vetrina. Hanno introdotto utente popolare, quindi troviamo la classifica degli utenti, non credo i più seguiti perché il terzo ha 237 follower e il quinto 2176, quindi suppongo sia a livello di download dei contenuti pubblicati. E questo come al solito sottolinea come siamo superficiali e andiamo di corsa, ovvero Comax sicuramente avrà pubblicato tantissimi livrei, tantissimi adesivi belli, altrimenti non sarebbe terzo. Noi li abbiamo scaricati e non lo degniamo neanche di un follow. Purtroppo succede dappertutto, anche ad esempio sul mio video dell'Aston Martin ADP100, quello vecchio pre 1.25, aveva quasi 7000 visualizzazioni e credo che non sia arrivato nemmeno a 100 mi piace, quindi ragazzi usatelo un po' di più questo pollice in su. Se volete cercare i miei contenuti li trovate facilmente sotto ricerca contenuti. Qui selezionate quello che cercate, mettiamo adesso le livree, il tag sarà sempre DR46 e queste sono alcune delle mie livree che ho condiviso, visto che in molti mi avete chiesto come fare a trovare quelle che vedete nei video che condivido. Sono tutte qui, anche quelle non relative alle auto per Tokyo, per la Sardegna o per Le Mans. Al punto 12 dell'update troviamo nuove funzioni di calibrazione e assegnazione tasti. Più precisamente possiamo andare a calibrare i controller freno a mano per chi li utilizza, e per il TGT e il Fanatec GT DD Pro sono state introdotte nuove funzioni per alcuni pulsanti. Tornando al banner dei GT World troveremo una nuova campagna premi. È divisa in 4 giorni e partirà da oggi, dal 24 novembre alle 17. Questo durerà per 24 ore, quindi come vedete fino alle 16:59 del 25. Rispondendo alla domanda che ci verrà posta vinceremo 1 milione di crediti. Domani 25 novembre biglietto 6 stelle party, il 26 novembre un biglietto 6 stelle motore swap e il 27 novembre, questa dovete studiare, domanda importantissima, vinceremo la Ferrari Vision Gran Turismo. A destra di questa nuova campagna premi troviamo la vecchia, ovvero quella del bonus del vincitore, quindi qui dobbiamo andare a scegliere i vincitori delle finali mondiali. In palio 3 milioni di crediti. Un'altra introduzione da parte di Volifoni per fare crediti è stata introdotta nella modalità sport, ma sarà limitata al periodo di durata delle finali mondiali. È un aumento di crediti relativo alla gara giornaliera A, quindi solo per la gara giornaliera A, per la B e la C non è previsto. Questo aumento, vedete, ricompensa aumentata del 400%, quindi in base al piazzamento e al credito previsto per quella posizione ci darà il 400% in più dei crediti.
Da quanto si è capito, ogni giorno ci sarà una nuova gara, ovvero quelle che fanno alle finali mondiali, e ogni giorno il livello di ricompensa aumentata sarà più alto. Quindi mettetevi sotto, mi raccomando, correttezza. In queste gare purtroppo quello che manca è la correttezza. Infatti non frequento particolarmente le gare giornaliere, più che altro quando c'è la gara A ad assetto libero mi piace farla, riesco sempre a stare nella top 100 dei tempi veloci. Bene ragazzi, quindi se non avete tempo prendete le ferie, perché qui da fare ce n'è veramente tanto. Porterò la M2 a Tokyo, creerò un setting sicuramente per quell'autovettura, ma dovete avere pazienza perché qui adesso abbiamo dei giorni per buttare giù un bel po' di crediti. Nel frattempo vi anticipo il prossimo video che riguarderà questa macchina che state vedendo, ovvero la NSX Gruppo B Rally Car. Vista la noia del farmare che non cambia mai niente, ho portato io una novità, ovvero fare la gara in modalità rally. Mi sono divertito da morire, non pensavo neanche di esserne capace. Se la cosa vi fa venire l'acquolina alla gola, se vi piace il rally, iscrivetevi al canale, non perderete il momento di pubblicazione del video che ormai è quasi pronto. Se questo video vi è piaciuto lasciate un like e condividetelo. Grazie a tutti per avermi seguito. Ciao ragazzi, buon game!